Salve a tutti e benvenuti nel terzo episodio sul corso di C#. In questa lezione apprenderete la prima parte degli operatori e farete anche un esercizio pratico. Ma iniziamo ovviamente con la spiegazione dell'argomento. In totale ci sono tre tipi di operatori: operatori aritmetici, operatori logici, operatori di confronto. Gli operatori ci permettono di manipolare dati e far prendere decisioni alle nostre applicazioni. Ma prima di continuare, metti mi piace a questo video ed iscriviti al canale così da non perdere nessun contenuto, ma attiva la campanella per esserne sicuro. Iniziamo dagli operatori che già dovreste conoscere, ovvero quelli aritmetici. Questi sono addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e resto. Partiamo dalle basi e dichiariamo una variabile per ogni operatore aritmetico, fatta eccezione del resto. Fin qui tutto bene e tutto logico. La divisione da 1 perché ricordo che una variabile int, ovvero intera, non ha virgola. Facciamo una console writeLine per verificare i risultati. Do un testo tra virgolette per stampare ciò che scrivo e poi fuori dalle virgolette faccio più ed il nome della variabile che voglio richiamare. Per rendere tutto più fruibile, il testo che inserisco è semplicemente il nome della variabile, come potete notare. Premiamo F5, tutto è andato per il verso giusto, ma apriamo una parentesi sulla divisione. Come anticipato, questa da 1, perché la int non accetta le virgole, ma sappiamo bene che 5 diviso 3 è uguale a 1,6 periodico. Questo non è un arrotondamento da sottovalutare, difatti per prevenire tutto ciò consiglio di usare le variabili int solo come dei contatori, ad esempio quanti giocatori ci sono in un gioco o se vogliamo andare più nello specifico quante volte una funzione deve ripetersi. Ma se dobbiamo fare calcoli, allora consiglio le float o le double. Dichiariamo delle divisioni con queste variabili. Dichiariamo una float. Float, div float uguale 5 diviso 3. Questa dà il risultato 1 perché nonostante sia una float non abbiamo messo la f finale e quindi si converte in numeri interi. Attenzione! Questa conversione però non è sicura, le conversioni saranno spiegate nelle prossime lezioni. Quindi scriviamo nella maniera corretta i valori della float. Float div float f uguale 5f diviso 3f. Ecco, ora che abbiamo messo la f, questo risultato sarà con un decimale, ovvero con numeri dopo la virgola. Insieme alle float ci sono le double che accettano valori decimali, ovvero che accettano la virgola. Dichiariamone una. Double, div double uguale 5 diviso 3. Questa fa sempre 1. Com'è possibile che anche questa sia 1? Nella lezione precedente avevo detto che le double non avevano bisogno della D. Questo è ancora vero, ma se non vogliamo inserire la D, allora dobbiamo inserire la virgola per essere sicuri che il compilatore faccia bene il suo lavoro. Scriviamo quindi double div double dot uguale 5.0 diviso 3.0. Se non vogliamo inserire il punto 0, inseriamo la D. Double div double D uguale 5D diviso 3D. Premiamo F5 e come possiamo notare tutto è andato nel verso giusto. Quindi ricordate che se usate le float dovete sempre mettere la F. Se invece usate le double, allora o inserite la D oppure la virgola, che nella programmazione si mette col punto. Piccola parentesi, se vi state chiedendo di usare la virgola anche per le float invece della F è inutile. La float vuole sempre la F. Facciamo una prova. Float new float uguale 5.0 diviso 3.0, punto e virgola. Come potete vedere c'è un messaggio di errore da parte di Visual Studio. Questo errore va via aggiungendo la F dopo i due numeri dichiarati. Facciamolo. Ora passiamo al resto. Il resto è proprio il resto che avviene in una divisione. Il resto di una divisione viene dato col simbolo percentuale. Int reminder 44 percentuale 6. Il risultato, ovvero il resto, sarà 2. Console writeLine. Eseguiamo un esercizio. Verifichiamo la canzone dei bambini che fa 44 gatti in fila per 6 col resto di 2. Vediamo se realmente il resto è di 2.
Ma prima di continuare, metti mi piace a questo video ed iscriviti al canale così da non perdere nessun contenuto, ma attiva la campanella per esserne sicuro. Per risolvere questo problema iniziamo a scrivere i dati. Cosa abbiamo? Abbiamo il numero dei gatti e quanti gatti ci sono in ogni fila. Quindi dichiariamo due variabili, una per ogni dato a nostra disposizione. La prima variabile la chiamiamo tutti i gatti che noi abbiamo, quindi all cat we have, e diciamo che è uguale a 44. La seconda variabile indica quanti gatti ci sono in ogni fila, quindi cat in every row, e sappiamo che sono 6 in ogni fila. Piccola nota: i gatti li vogliamo vivi, quindi non facciamo variabili float che ci vanno a dare le virgole. Cerchiamo di non doverli tagliare questi poveri gattini. Facciamo numeri interi, ok? Da qui eseguiamo la nostra prima operazione aritmetica. Scopriamo quante file ci sono. Dovremmo fare 44 diviso 6. Quindi dichiariamo una nuova variabile che indica quante file ci sono. La chiamiamo numero di file, number of row, e diciamo che è uguale a tutti i gatti che abbiamo diviso il numero dei gatti in fila, ovvero la variabile all cat we have diviso la variabile cats in every row. Perché sto scrivendo i nomi delle due variabili e non semplicemente 44 diviso 6? Semplice, perché se dovessimo modificare il numero dei gatti, ad esempio averne 50 oppure 66, dovremmo andare a modificare tutto il codice, anche la variabile number of row. Invece, scrivendo il nome delle variabili, queste vengono richiamate e cedono il loro valore, il che vuol dire che la variabile number of row farà la sua divisione indipendentemente da quanti gatti ci sono. L'importante è che richiama le giuste variabili principali. Ora che conosciamo anche il numero di file, possiamo con una semplice moltiplicazione conoscere quanti gatti in totale sono in fila e quanti invece no. Per farlo dobbiamo fare una variabile che si chiama tutti i gatti in fila, all cat in row, che è uguale a tutte le file, ovvero number of row moltiplicato per i gatti in una fila, ovvero cat in every row. Ora non ci resta che sottrarre i numeri totali dei gatti con il numero di tutti i gatti che sono in fila. Quindi reminders cat uguale all cat we have meno all cat in row. Se il risultato è 0, allora 44 diviso 6 è una divisione che non dà resto. Se invece il risultato è diverso da 0, allora la divisione dà un resto. Facciamo delle console write line per scoprire tutti i calcoli. Ok, mentre scrivevo le console write line ho scoperto che ho sbagliato a scrivere due variabili. Se noi facciamo clic su una variabile, Visual Studio evidenzia tutte le volte che è stata richiamata. Facendo clic col tasto destro possiamo rinominare questa variabile rinominandola anche per tutti i suoi richiami, come sto mostrando a video. Vado su all cat we have e metto la E al posto dell'H. E poi vado su all cat in row e aggiungo la S alla parola cat. Se non avessi fatto in questo modo, gli altri richiami non avrebbero cambiato e di conseguenza il programma dava errore, come sto mostrando a solo scopo didattico. Potete vedere le linee rosse sulle variabili che secondo Visual Studio non sono mai state dichiarate. Premiamo F5 e scopriamo che la canzone dei bambini dice il vero. 44 gatti in fila per 6 col resto di 2. 7 file con 6 gatti in ogni fila. Vuol dire che 2 gatti non riescono a completare un'ottava fila. Tutte queste operazioni si evitano con il simbolo percentuale. Quando usare questa operazione? Fatta eccezione nelle calcolatrici e in app lavorative, io nel mio gioco l'ho usata per vedere se i giocatori sono pari o dispari, in modo da evocare un determinato tipo di classi, a seconda del loro numero. Se il resto era 0, erano pari, altrimenti dispari. So che non riuscite a capire nulla, ma quello a cui dovete far caso è questo rigo che vi sto mostrando.
Se il resto è 0, vuol dire che il numero di giocatori è pari e si aggiunge un demone, altrimenti si aggiunge un civile. Fidatevi. Ora, se dovessimo seguire tutti gli altri corsi, libri e consigli vari per costruire un videocorso per C Sharp, dovrei parlarvi degli operatori logici e di confronto. Ma fare teoria e zero pratica non è da me. Vedremo gli altri operatori tra 2 lezioni. Prima dobbiamo capire ed avere il controllo del flusso dei dati del nostro codice. Ci vediamo quindi alla prossima lezione sul controllo del flusso, parte 1, if else. Se questa lezione è stata chiara, ti invito a mettere mi piace ed iscriverti al canale, attivando la campanellina, così da non perdere altri contenuti sulla programmazione. Grazie e buon proseguimento.